left minus slippy, opens maybe, 100. Care 5 left plus, tightens, don't cut. 53 left plus line, and opens the 6 left. And right into 5 left line, into 4 right plus. 6 left minus line, 100. Slow, 4 right, opens. And long 6 left minus line, 100. Slow, 4 right, opens. Care 5 left plus, tightens, don't cut. Questa sì che è una macchina rara, soprattutto in Italia. Subaru Impreza 22B. Se non ne avete mai sentito parlare è perché non siete dei fanatici dei motori giapponesi. Questa versione in particolare era la più sofisticata della prima serie di Impreza e per i puristi del marchio è semplicemente il massimo. E andiamo a vedere il perché. Prima di tutto il nome, 22B, che indica la cilindrata di 2002, B di boxer, quindi tipicamente Subaru la disposizione dei 4 cilindri, ma unica nella storia Impreza con questa cubatura. 8000 giri va in rosso e la potenza è un mistero. 280, 320, di più? Per quello che ho sentito io di più, ma all'epoca in Giappone non si dichiarava la potenza reale per questioni politiche tra costruttori, quindi potete farvi voi un'idea basandovi sul peso di 1250 kg e sullo 0-100 coperto in 5 secondi. Poi altri freni, altre sospensioni, allargatissima come la versione da corsa e alettone regolabile ancora più grosso, differenziale centrale autobloccante gestibile manualmente dall'abitacolo, cerchi in magnesio da 17 pollici, frizione bidisco ceramica e una vaschetta al posto dell'ABS che contiene acqua da spruzzare a piacimento sull'intercooler. E poi McRae ne comprò una, quindi. Double caution, crest and slow dip, and caution 5 right plus over big jump, into 6 left over jump, 50, crest and 4 left tightens, and 3 right minus tightens, and care forward and 2 left minus, and 3 right plus opens, into dip, and 6 right minus over jump, and 6 left narrows, and 6 right 70, okay. Ha un allungo poderoso, sembra un ghepardo, è agilissima e soprattutto elasticissima. La parola giusta e perfetta per descrivere la 22B è elasticità. Dà quella sensazione che avete quando guardate i documentari di Piero Angela, quando c'è il ghepardo che va al rallentatore. Avete presente la soddisfazione che provate a vedere la perfezione della natura che si muove, ok? Guidando la Subaru 22B avete la stessa sensazione, vi sembra un qualcosa creato dalla natura, non dall'uomo, perché è talmente naturale, appunto, che di artificiale e di artificioso non ha nulla. E anche poi voi nella guida vi ricongiungete a questa naturalezza e vi accorgete di fare movimenti che neanche conoscevate. Ma attenzione, non è una cosa che rovina l'esperienza di guida, anzi, perché se volete fare gli ignoranti ci riuscite. Siamo ancora in quei tempi lì in cui sì, la macchina è arrivata ad una eccellenza meccanica che permette l'uso armonico dei comandi meccanici, ma siamo ancora nell'epoca in cui, volendo, si poteva essere brutali e brutalizzati. È ovviamente molto diretta, è tutta calibrata per essere sfruttata nel dettaglio della guida, quindi qualunque sfumatura si riesce a gestire, si riesce a interpretare durante la guida, anche quella al limite,
il divertimento è assicurato, e non vi parlo di divertimento, sì, è divertente per essere una macchina degli anni 90, no, questo è divertente per i parametri di oggi. Perché? Perché non c'è più modo di guidare un'auto di questa ruvidezza che dia però la sensazione di essere soffice. Come fa una cosa ruvida ad essere soffice? Chiedetelo agli ingegneri Subaru, perché è quello che hanno fatto con questa macchina. La difficoltà per un occidentale di abituarsi al cambio usato con la mano sinistra è molto facilitata dal fatto che il cambio è meraviglioso. Quindi mamma mia. Quando entra il turbo a ruote storte non ne vuole sapere di far slittare le ruote alleggerite, anzi il sistema di differenziali funziona in modo vergognoso. Ho la sensazione di essere stato io il collaudatore della Subaru che nella fine degli anni 90 ha deliberato questa macchina dicendo ok, va bene così, perché tutto quello che vorrei è stato fatto. Ed essendo un'elaborazione ufficiale, quindi fatta dalla casa madre, potete immaginare che oltre alla qualità complessiva del setup c'è anche una linearità e una sfruttabilità che solo un'elaborazione ufficiale può assicurare. Credo di potermi azzardare nel dire che la configurazione di cilindrata e erogazione del turbo abbinato alla trazione che c'è sulla 22B è forse la migliore di tutta la storia Subaru, di tutta. C'è coppia e c'è allungo, c'è potenza e c'è sfruttabilità, c'è trazione e trasmissione. Credo che a suo tempo chi di dovere avesse fatto adeguatamente i propri calcoli riguardo un futuro anche di interesse storico per questo modello qui. Era la prima Impreza e per certi versi anche l'ultima. Non c'è niente da fare, qui è di una leggenda che parliamo, è una leggenda lontana dal nostro modo di vivere, dal nostro paese, ma che comunque si è fatta amare anche da noi, figlia di tempi in cui ancora il rally emozionava e teneva svegli tutti, già orfani della nostra lancia, ma comunque ancora appassionati di una corsa e di un genere di corsa che era pura e incontaminata. Quindi sfido chiunque di voi si ritenga un appassionato di motori a vedere una 22B e non passarci una quarantina di minuti a girarle intorno.